Nel video scopriamo tutti i segreti della pacciamatura. Ciao amici del bosco, cos'è la pacciamatura? Quando si applica? Come si sceglie? Per molti sarà un ripassone, il tema della pacciamatura l'abbiamo trattato tante volte, ma un video lungo l'abbiamo fatto ormai molti anni fa e ci siamo accorti che nel tempo la nostra esperienza è aumentata, abbiamo fatto tanti altri esperimenti, conosciamo un sacco di cose che oggi vogliamo raccontarvi. Cos'è la pacciamatura? È una tecnica per coltivare che prevede di tenere sempre la terra coperta. Perché scegliamo di pacciamare? Perché in natura la terra è sempre coperta. Ci cresce l'erba, ci cadono le foglie, ci cadono altri materiali. È difficilissimo trovare un suolo scoperto, almeno che non siamo in un deserto. E noi non dobbiamo fare altro che imitare quello che fa la natura. Ci sono tre categorie principali di pacciamatura. Il primo prevede tutti i materiali naturali, proprio di origine naturale, morti tra virgolette, quindi sono circondata da questo tipo di pacciamatura, per esempio il fieno, qui c'è della paglia, la lana ne abbiamo un sacco, l'erba tagliata, tutti questi materiali sono una pacciamatura naturale. Ci sono anche delle pacciamature create dall'uomo, ad esempio i teli di plastica oppure i fogli di carta o magari quelli di juta, hanno caratteristiche diverse, alcuni sono più sostenibili, altri meno, ma comunque prevedono l'intervento dell'uomo e una elaborazione artificiale. Noi in genere al Bosco di Uggia non usiamo questo tipo di pacciamatura. E infine c'è la pacciamatura viva, quella un po' più complicata se vogliamo, ovvero il suolo viene tenuto coperto attraverso piante vive che devono avere caratteristiche che non vanno a disturbare le piante coltivate, ma anzi vanno ad aiutarle nel loro lavoro. Otteniamo tantissimi vantaggi da tenere il suolo coperto. Tra poco vediamo quali sono i vantaggi, partiamo però dai materiali che possiamo utilizzare, anche dal come applicarli. Partiamo con due dei materiali più utilizzati per la pacciamatura, che sono il fieno e la paglia. Ecco, vediamoli, vedete, sono un po' diversi, ma spieghiamo meglio in cosa sono diversi. Il fieno si ottiene sfalciando erbe miste, in genere miste, quindi è molto più biodiverso, quindi anche più nutriente per il suolo, perché vedremo che una delle funzioni importanti è quella di nutrire il suolo. Il fieno viene in genere tagliato quando l'erba è ancora viva, che poi viene fatta essiccare e appassire, e invece la paglia la andiamo a tagliare alla fine del ciclo della pianta. In genere la paglia la otteniamo dai cereali, il grano, l'orzo e così via. Quindi è quasi un materiale di scarto delle altre coltivazioni, è più tra virgolette difficile da digerire per il suolo, ma ha delle prestazioni interessanti. Entrambi questi materiali hanno vantaggi e svantaggi. Vi dicevo, il fieno è un po' più nutriente, ma in genere si può utilizzare anche per altre funzioni, per esempio per nutrire gli animali. Questo invece è un po' più un materiale di scarto, ma se non si hanno in proprio coltivazioni di cereali bisogna andare a comprarselo, mentre l'erba possiamo anche sfalciarla dal nostro terreno. Questo materiale qua dura molto più a lungo, la paglia, e viene decomposto soprattutto dai funghi, invece il fieno viene decomposto più velocemente, più nutriente, ma potrebbe disseminare un po' di erbe spontanee proprio nelle aiuole dove vogliamo contenere le erbe. Ecco un bel esempio di pacciamatura di fieno e di paglia mista. Qui ne ho messa parecchia, anche perché questo è un metodo di coltivazione delle patate che prevede proprio di coprire le patate con tantissimo spessore. Comunque, siccome una delle funzioni della pacciamatura è quella di evitare la crescita delle piante spontanee, quando mettiamo una pacciamatura più alta riusciamo a contenerle meglio. Qui sotto ci sono le patate, quindi andiamo a vedere come ha funzionato questa coltivazione e vediamo anche come sta il suolo sotto alla pacciamatura. Vedete quanto è alta la pacciamatura, perché non deve passare luce in questo caso. Guarda che belle, peccato che abbiamo aspettato troppo a raccoglierle, qualcuno se le stava mangiando al nostro posto. Guarda, questa è completamente mangiata, sembra di raccogliere le uova. Ecco qua, allora le parti più in superficie della pacciamatura sono ancora abbastanza integre, invece mano a mano che ci avviciniamo al suolo vediamo che la pacciamatura è stata trasformata, perché nel suolo vivono tanti organismi che si nutrono di tutto questo e quindi andiamo a creare un vero e proprio humus. Guardate, in questa zona addirittura abbiamo un terreno che ricorda quello del bosco. Qui si sente anche che la terra è umida e fresca, perché una delle funzioni della pacciamatura è evitare troppa evaporazione
lavorazione, l'umidità che c'è nel suolo viene conservata. Qui siamo nell'aiuola coltivata, abbiamo zucche e cetrioli e vediamo che la terra è ben coperta. Le erbe spontanee, anche quando riescono ad emergere, si sfilano molto più facilmente. E abbiamo anche il vantaggio, nel caso delle zucche per esempio, che sono striscianti e si appoggiano a terra, di avere un terreno più pulito e più morbido per farle poggiare, invece della terra nuda. Guardo quella tela che prima era bianca e su cui tu... Qui poi c'è un bel campionario di altri materiali che si possono utilizzare anche per pacciamare. In superficie questa qua bella fina, perché ormai è asciutta, è l'erba tagliata, quella dei nostri pratini. La possiamo usare così quando è già asciutta, ma anche quando è bagnata. L'importante è non fare uno strato troppo alto perché deve asciugarsi. Non dobbiamo far fermentare l'erba quando si trova a coprire il nostro suolo. Questo è un materiale che viene spesso messo in discussione. Sono gli aghi di pino o aghi di altre conifere. Hanno sicuramente la caratteristica sì di poter acidificare il suolo, ma per poterlo fare ce ne vogliono veramente tanti, quindi non sono esclusi nemmeno loro dalla pacciamatura. Magari possiamo usare l'accortezza di mischiarli con altri materiali, non da soli, ma possono contribuire alla nostra copertura del suolo. Si possono utilizzare anche materiali di origine animale, non solo vegetale. Questa per esempio è lana, in questo caso è lana fresca appena tosata, ma potreste usare anche quella dei vecchi materassi che ormai non utilizzate più. La lana nel suolo si decompone ed è molto nutriente ed ha delle prestazioni molto interessanti perché va a coprire il suolo bene, a limitare la crescita delle erbe e anche a trattenere bene l'acqua. Adesso mettiamo la lana. La lana preferisco metterla nei vialetti piuttosto che nelle aiuole. Allora, è importante pacciamare anche i vialetti perché sono il posto dove passiamo sempre e poi sono in diretto contatto con le aiuole, quindi i nutrienti che diamo qua saranno disponibili anche per le piante vicine. Ma la lana è un po' più complicata da gestire se vogliamo poi lavorare la terra o fare delle semine o dei trapianti, quindi mettendola nei vialetti non mi dà fastidio e ottengo tutti i suoi vantaggi. La lana è molto nutriente per il suolo in realtà e anche se adesso sembra strano di mettere questo mantello, tra un anno sarà praticamente del tutto scomparsa, digerita dalla terra. Lei ha delle proteine che sono interessanti per i microrganismi che vivono nel suolo. È un vero e proprio tappeto molto interessante quando piove perché va a catturare un sacco d'acqua, ma raccoglie anche l'umidità nei momenti più umidi della giornata che rimane nelle sue fibre. Un altro materiale utile per la nostra pacciamatura sono i rametti che sono stati cippati, triturati e che quindi possono andare a finire sia sulle aiuole che nei camminamenti. Eccolo qua. Il legno in realtà si decompone, ha bisogno di tempo per farlo, ha bisogno di funghi, ma poi è ottimo per creare humus. Anche la corteccia è una possibile pacciamatura, anche questa la uso soprattutto nei vialetti. La pacciamatura va bene ovunque, non solo nell'orto ma anche sotto agli alberi e sotto alle siepi in questo caso. Qui sotto c'è un sacco di materiale, in parte deriva dalle foglie cadute, ma io quando ho del materiale in più lo vado ad aggiungere anche in queste zone. Sotto a questo giovane olivo non poteva mancare una pacciamatura, in questo caso è una pacciamatura di cippato. In generale gli scarti di potatura vanno a finire sotto agli alberi, questo un po' per seguire quello che succede in natura, perché pensate, quando un ramo cade in natura va a terra, va alla base della sua stessa pianta madre e rilascia appunto le sue sostanze che diventano poi nutrienti che tornano in circolo. Quindi una pianta che produce legno probabilmente ha più bisogno di un materiale legnoso in decomposizione. Nell'orto invece metto più spesso scarti derivanti appunto dall'erba come l'erba tagliata o il fieno. Quando ho tanto materiale lo porto dove posso perché il suolo nel bosco di Ogygia sia sempre coperto. In questo caso queste sono foglie che ho potuto aggiungere qua sotto. Siamo in un ambiente di sottobosco e quindi vado a ricreare il più possibile l'ambiente naturale, anche se ancora di naturale c'erano poche foglie. Anche questa è pacciamatura, come si fa in agroforestazione. Io ho fatto delle potature invece di portare via i materiali, l'ho solo un po' sminuzzati e li ho lasciati a terra. Pacciamate ragazzi, pacciamate tutti e mettete un bel like al video.
Lo sapete che anche i noccioli della frutta possono essere pacciamatura? Non ci sono limiti alla pacciamatura, possiamo far diventare pacciamatura tantissimi scarti. Altri esempi, la segatura, basta che non sia trattata, insomma, sia una segatura di legno naturale. Gli scarti di cucina possono creare un po' più di disordine, attrarre qualche animaletto, ma sono ottimi per nutrire il suolo. I gusci, quando sbucciamo nocciole, noci e altra, insomma, frutta secca, li possiamo far diventare anche loro pacciamatura. Riassumiamo i vantaggi che ci dà la pacciamatura. Alcuni ve li ho già citati, ma voglio schematizzare bene perché sono veramente tanti. Innanzitutto, fare un bello strato di copertura protegge il suolo dagli estremi climatici, quindi se fa troppo caldo o fa troppo freddo, la terra resta comunque protetta e con la terra tutti i suoi organismi che vivono nel suolo e che, se sono in buona salute, aiutano anche le nostre piante a crescere meglio. Tutta questa materia riduce l'evaporazione, quindi l'acqua rimane più facilmente nel suolo. Inoltre attraiamo anche acqua dall'atmosfera attraverso appunto l'effetto igroscopico che vi dicevo. Inoltre quando piove, se c'è tutta questa materia organica, viene catturata come da una spugna. L'acqua che viene catturata nella pacciamatura poi va a scendere comunque nel suolo lentamente, quindi va a ricaricare le falde. Inoltre evitiamo l'erosione. Per l'orto il vantaggio è grandissimo perché dobbiamo irrigare molto bene. Se siamo in una zona non troppo asciutta, non troppo secca, magari non serve proprio irrigare. La pacciamatura la mettiamo anche per evitare la crescita delle erbe spontanee che vengono contenute soprattutto nella prima fase, quando i nostri ortaggi sono ancora piccoli. Poi magari riusciranno a salire comunque le erbe, ma saranno comunque più facili da eliminare. Quando piove c'è la pacciamatura, si evita anche il compattamento perché proprio l'azione meccanica della pioggia che cade va a creare una pellicola dura in superficie. Ecco, con la pacciamatura evitiamo anche questo effetto, quindi avremo meno bisogno magari di zappare, non si creerà quella crosta asfittica che a volte non fa respirare le radici. E poi fondamentale, tutta questa materia organica è nutrimento per gli organismi che vivono nel suolo, quindi andiamo a nutrire il suolo, andiamo a far sì che si creino le condizioni per far prosperare la vita e tutti questi microrganismi elaboreranno a favore delle nostre piante coltivate tutti quei nutrienti che gli servono. Sulla pacciamatura ricevo sempre un sacco di domande, ci sono tante curiosità e tanti dubbi, quindi cerco adesso di rispondere a quelli che mi arrivano più comunemente. Comunque sono sicura che non riuscirò a risolvere tutti i dubbi, quindi qui sotto c'è lo spazio per i commenti, continuate a fare le vostre domande e cercherò di rispondervi più approfonditamente e chiaramente possibile. La pacciamatura porta le lumache? Sì, bene sì, almeno anche nella mia esperienza questo è avvenuto, perché noi andiamo a creare appunto un ambiente umido che vi descrivevo che favorirà la presenza di limacce, soprattutto le lumache senza guscio che vivono appunto proprio nei primi strati della terra e possono andare a vivere sotto la nostra pacciamatura. In questo caso il consiglio può essere quello ogni tanto di andare a scoprire il suolo e far entrare aria e ogni tanto anche andare un po' a smuovere la situazione per evitare anche la moltiplicazione delle uova. Comunque ci sono un sacco di sistemi poi per difendere le nostre piantine dalle lumache. Purtroppo le lumache a volte arrivano anche se non c'è pacciamatura, quindi secondo me i vantaggi sono più degli svantaggi. Posso utilizzare per la pacciamatura anche piante tossiche tipo l'oleandro? Sicuramente quando si ha a che fare con piante molto tossiche come per esempio l'oleandro, ma ne abbiamo altre che utilizziamo magari proprio nei nostri giardini, bisogna stare un po' attenti perché anche se la semplice manipolazione può creare dei problemi, ma ricordiamoci che una volta decomposta qualsiasi materia organica cambia la natura delle sue molecole, quindi non ci saranno più queste molecole tossiche. Quindi se abbiamo una pianta che potenzialmente può farci male, non mettiamola direttamente a contatto con i nostri ortaggi, in modo che non ci sia questa molecola tossica che poi ci andiamo a mangiare, ma possiamo sicuramente utilizzarli nei vialetti, possiamo sicuramente spargerli in tante parti dell'orto, non andiamo ad avvelenare niente. Posso usare per pacciamare la lettiera del gatto o del cane? Ecco, questo secondo me va proprio evitato, non perché il cane e il gatto ci vengano a trasmettere più di tante malattie, anche se qualche possibile contagio esiste, ma insomma andremo a mettere qualcosa di veramente maleodorante che ci creerebbe dei problemi, non sappiamo esattamente cosa abbiamo dato da mangiare ai nostri animali, quindi evitiamo questo tipo di escrementi. L'impianto di irrigazione va sopra o sotto la pacciamatura? Sicuramente va sotto perché andiamo a dare l'acqua il più possibile vicino al suolo. Se la mettiamo sopra il nostro tubo di irrigazione, soprattutto il tubo a goccia, avremo il problema di bagnare la pacciamatura
ma non la terra. Naturalmente se ci siamo dimenticati di mettere prima il tubo si può fare anche il contrario, ma avremo qualche problema. Posso usare per la pacciamatura le foglie di quercia? Il mio consiglio è sempre quello di mischiare questo tipo di foglie che sono ricche di tannini insieme ad altri materiali, non metterle da soli, ma so che ci sono persone che utilizzano queste foglie perché le hanno a disposizione, soltanto queste foglie, ed hanno ottimi risultati. Spero che questo riassuntone sulla pacciamatura vi sia stato utile. Ci saranno ancora dei dubbi da sciogliere? Scrivete nei vostri commenti o raccontatemi le vostre esperienze di pacciamatura. E adesso andiamo tutti a pacciamare. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao!